Finisce qua. Juventus batte Inter 1-0, gol di Conceição nel secondo tempo decisivo. Simo, sconfitta che fa male. C'era la grande opportunità per scavalcare il Napoli, per superarlo in classifica e prendersi il primo posto, e invece l'Inter incappa nella seconda sconfitta nel giro di 10 giorni sostanzialmente, dopo quella di Firenze, pesante. Sono 4 punti nelle ultime 4 partite, se non ho fatto male i conti, quindi per l'Inter, un Inter che aveva approcciato bene il primo tempo, aveva creato tanto, e poi succede un po' quello a cui ci stiamo abituando e non dovremmo: troppe occasioni fallite, soprattutto nel primo, e nel secondo tempo invece è uscita fuori la Juventus, che ha avuto più cattiveria nel volerla vincere. Adesso io resterei sulla partita, perché sto leggendo già tantissimi commenti. Sulla partita, Simo, mi viene a dire solo una cosa, poi lascio la parola a te. Quando vai a Torino abbiamo sempre grandi difficoltà, soffriamo sempre contro questa Juve, non a caso abbiamo vinto una sola partita negli ultimi 12 anni, e siamo più forti, lo abbiamo visto nel primo tempo, ma non basta sentirti più forte, devi metterci anche quel pizzico di cattiveria in più, soprattutto quando affronti una Juventus che aveva, così come noi, l'obbligo di vincere questa partita, e la affrontiamo nel loro momento migliore, perché 3 vittorie consecutive non l'aveva mai fatta, e non l'aveva mai fatta in stagione, e noi non siamo stati, ecco, nel secondo tempo siamo praticamente spariti, visto la mole di gioco prodotta nel primo e quella nel secondo che è stata quasi assente. È il solito copione. È il solito copione degli anni scorsi, creiamo 1000 palle gol, expected goal 152.000, e poi loro in una mischia, col rimpallo, con la giocata, fanno gol. Noi poi buttiamo dentro giocatori un po' a random, cercando di creare più casino che altro, perché poi da quando mettiamo il tridente non combiniamo più niente, e alla fine siamo più sterili di prima, paradossalmente, e perdiamo. Purtroppo la sintesi molto asciutta è questa: di partite così 2 anni fa ne abbiamo viste una decina probabilmente, compresa quella a Torino con la Juve. È inutile, ragazzi, nel calcio vale per le partite contro squadre deboli, figurati nei big match. Se ti mangi 4-5 occasioni da gol per diverse ragioni, poi sperare di vincere, sì, è possibile, però è molto più facile, anche per ragioni di inerzia e così via, è molto più facile perderli i punti e le partite. E così è andata. C'è poco da dire. Io sto leggendo, la chat è infuocata, come è normale che sia, lo capisco. Vabbè, diciamo, dopo ogni non vittoria i discorsi sono sempre un po' quelli: dal mercato, la dirigenza, l'allenatore, viene un po' rimesso in discussione tutto, e lo faremo magari in un'altra sede. Secondo me, commentando questa partita, c'è un problema evidente di occasioni da gol sbagliate, perché tu nel primo tempo, mi si dice l'Inter è prevedibile, ma l'Inter nel primo tempo ha tutto per fare 2-0. E però da 2 metri l'occasione di Lautaro, il palo di Dumfries, le occasioni che hai generato, le hai create, sarai stato anche prevedibile, ma pur essendo prevedibile ti sei mangiato un gol da 3 metri. E la questione è questa: la questione è che in partite così devi vincerla anche in maniera sporca, perché poi la Juventus la vince con un'azione in cui da un rimpallo, Kolo Muani, eccetera, forse non siamo stati feroci nella fase difensiva, non siamo stati attentissimi con Carlos Augusto, Zalewski lì da quella parte, non lo so cosa non ha funzionato bene, e con la mischia, eccetera, la buttano dentro loro e la vincono. E noi le occasioni le abbiamo create soprattutto nel primo tempo, dicevamo 1,70 di expected goal significa che hai praticamente fallito 2 calci di rigore per quello che avevi prodotto, per cui non ci vedo una squadra così prevedibile se riesce a creare tutto questo. Il problema sta nelle occasioni fallite, è una cosa che ci portiamo dietro come caratteristica proprio di questa Inter. In partite così, in un campionato così lungo, le paghi, e inevitabilmente oggi era una partita che volevamo vincere a tutti i costi, perché mettevi tanta pressione a questo Napoli che sembrava andare un po' fuori giri a livello di tensione, e oggi potevi dare veramente un durissimo colpo al Napoli, e invece lo tieni in vita, e soprattutto lo fai in un momento in cui noi potevamo crearci anche un bel cuscinetto da gestire poi soprattutto davanti, quando la stagione prevederà anche gli impegni probanti con la Champions. Quindi fa male soprattutto per questo, ecco. Però Simo, non so, non è la partita in cui secondo me
si rimette in discussione tutto, nel senso che sono problemi che abbiamo già analizzato in quest'Inter. Le critiche di Inzaghi in questa partita, io sinceramente ho capito i cambi nel secondo tempo. L'unica cosa che mi viene da dire sui cambi è che forse nel secondo tempo a un certo punto Zielinski lo potevi mettere molto prima, perché hai visto già dopo 10 minuti, noi solitamente a inizio secondo tempo partiamo molto forte, e invece sono partiti meglio loro e non riuscivamo a tenere una palla. Mkhitaryan è un pochino sparito, magari puoi mettere Zielinski prima, probabilmente, ma non so se è Zielinski che mi cambia la partita. La scelta dei cambi, secondo me, l'ho capito, ho capito anche il momento di Thuram era quello giusto, perché sembrava che l'inerzia si stesse aprendo, ecco, come gara, ma non lo so, secondo me a me fa rabbia proprio il fatto che in casa della Juventus abbiamo sempre grandissime difficoltà, e se non sei feroce, soprattutto negli ultimi 30 metri, queste partite non le vinci. Oggi avevi una grandissima opportunità. Io continuo a pensare che comunque anche questo Napoli non farà il vuoto e sarà un campionato apertissimo, per cui è ancora tutto da decidere, però oggi era un'opportunità con cui poi potevi gestire le prossime giornate molto meglio. Secondo me se oggi porti a casa lo 0-0 hai tantissimi rimpianti, però in qualche modo dici pur se a fatica me la mando giù, perdere no, perdere non va bene. Perché poi è vero che nella ripresa la Juve fa meglio del primo tempo, ma a livello di occasioni effettive fino al gol non ne crea. Io non ho segnato, non ne ricordo grandi occasioni gigantesche, a differenza dell'Inter che nel primo tempo ne ha 3-4 clamorose. Loro Quello di no. Nico Gonzalez, loro. Sì, però nel senso rispetto al palo dell'Inter, a Lautaro che da 5 metri calcia in curva, nella ripresa c'è Zaleschi che arriva in area, non tira e poi la passa. Cioè, siamo sempre lì. Io non lo so se c'è un modo di correggere queste cose, perché mi sembra anche assurdo che da 4 anni a questa parte abbiamo cambiato 150 giocatori e siamo sempre a dire le stesse cose. Cioè, c'è un modo per risolvere questo problema? Non lo so, perché se c'è un modo sarebbe anche ora di intervenire, visto che sono almeno 3 anni che diciamo le stesse cose. Se non c'è un modo, siamo l'unica squadra nel mondo che ha questo problema così prolungato e così di frequente, a quanto pare. Perché io mi ricordo lo Juve-Inter di 2 anni fa è identico a questo. Facciamo un primo tempo dominando e poi perdiamo nella ripresa. È uguale, identico, ed è la 100ª partita nei derby 1000 volte. Cioè, non lo so. Più di ripetere le stesse cose, io non so cosa dire. Io non so che altre cose aggiungere, francamente. No, io aggiungo una cosa. Sai cos'è, Simo? Adesso leggiamo la chat, adesso leggiamo i commenti e anche le super chat, perché ci sono giustamente tantissimi tifosi arrabbiati. Io sono stato arrabbiato di più in altri momenti, perché secondo me questa partita qua è una partita in cui, purtroppo devo dirlo, io ho sempre difeso Lautaro, ma questa è una partita che purtroppo, per come è andata, ha molto sulla coscienza Lautaro Martinez, Sì, dal mio punto di vista. E assolutamente sì. per come è andata e per come si è sviluppata la partita. Non è che do la colpa della sconfitta a Lautaro Martinez, però le occasioni pesanti le ha avute, e queste sono le partite in cui un giocatore come lui, nello stato di forma di questo inizio 2025, te le risolve e te le fa vincere. Quindi dal mio punto di vista oggi purtroppo Lautaro ha questa partita sulla coscienza, ma è una partita in cui Lautaro si intoppa dopo una serie di partite in cui invece aveva fatto bene in tutto questo inizio di 2025. Quindi me la prendo un po' come un incidente di percorso se guardo la singola partita. Poi chiaramente allargo lo sguardo e vedo 4 punti in 4 partite, vedo un'altra sconfitta in questo inizio di 2025 e cominciano ad essere un po' troppe, perché facciamo un po' di conti, anche un po' di previsioni, e si abbassa la quota di proiezione scudetto assolutamente. E, e poi ecco il discorso degli scontri diretti, lo dicevamo, io continuo a dire, se vinci lo scudetto anche senza vincere gli scontri diretti, te lo danno lo scudetto. È vero che però la componente mentale, psicologica del vincere queste partite, noi costruiamo lo scudetto dell'anno di Antonio Conte anche su quella vittoria contro la Juventus. Quindi da un punto di vista mentale, piazzare delle pietre ogni tanto nel percorso su queste partite qua è veramente importantissimo. Quindi è questo il lato che fa più male, secondo me, in una partita in cui, ecco, per me Thiago Motta l'ha portata avanti proprio come voleva impostarla lui, gestendo
provandola sul contropiede e poi secondo tempo buttandola un po' anche sulla mischia, come in effetti è riuscito a fare in occasione del gol. C'è EC che ringrazio, che dice non abbiamo avuto le palle di segnare. Non so se è un discorso di palle, di carattere, è un discorso di troppa frenesia all'inizio, nel senso che secondo me i primi 20 minuti tipo l'Inter ha dominato il gioco, ma negli ultimi 30 metri era troppo leggera mentalmente nella gestione della palla. Poi si è alzata un po' la Juve, l'Inter ha ripreso e lì sono entrati gli errori gravi, anche se eravamo migliorati nella costruzione. Cristian, è inutile essere sempre più forti se non quagli, purtroppo è vero, e questo secondo me è proprio un deficit. Io ho in mente un Inter che quando vince è perché è clamorosamente più forte delle altre e ci mette anche quella cosa in più dal punto di vista mentale. Emanuele, siamo più forti di una bestemmia, allora game over. Beh, secondo me siamo più forti di questa Juve, lo abbiamo anche dimostrato, e loro però sono stati più bravi. C'è differenza tra l'essere più forti e l'essere più bravi, soprattutto sulla singola partita. Andrea Valsesia, grazie mille. Di chi è la colpa se è sempre la solita storia delle 1000 occasioni e poi perdi? Di chi? 2 scontri diretti vinti, ma scherziamo? Ma dai, per favore. Beh, la colpa, secondo me, vabbè, intanto trovare sempre un unico responsabile è un esercizio fin troppo semplice e per me totalmente sbagliato. Le responsabilità sono tante. In questa partita, lo ripeto, per me ci sono delle responsabilità, purtroppo a partire da Lautaro Martinez, un giocatore che ho sempre difeso. Ad Inzaghi posso dare delle colpe magari su delle scelte, sì, può togliere, diciamo, può mettere Zelinski prima, non so quanto cambia la partita, il gol arriva, forse se c'era Bastoni, adesso tornerà questo tormentone, se c'era Bastoni forse difendeva meglio lì, non lo so, non lo posso sapere, che poi Zaleschi è entrato benino e non sento di dare troppe responsabilità ad Inzaghi in questa partita, francamente. Quando l'attaccante migliore ti sbaglia quell'occasione lì, dell'arbitro adesso ne parliamo. Silvio, non so se volevi aggiungere qualcosa. Ma no, è sempre lo stesso discorso, cioè quando nel primo tempo puoi stare a 4-0 e poi i giocatori si mangiano i gol. Mi sembra di ripetere le stesse cose che, ripeto, che dicevamo 2 anni fa, Inter Monza 0-1, Inter Fiorentina 0-1, Inter Juventus 0-1, mi ricordo tantissimo, Inter Salernitana Inter 1-1, Spezia Inter 2, una marea di partite, andiamo avanti fino a domani, dove a fine partita l'Inter perdeva, era la colonna di Inzaghi out, se tu mettevi insieme tutti gli expected goal di quelle 5 partite arrivavi a 115 e le abbiamo perse tutte. Non so, Inzaghi non credo potesse entrare a fare gol. Certo, come hai detto tu, qualche scelta poteva cambiarla. Io non capisco, per esempio, ci sono state più partite in cui si poteva giocare con Zielinski invece di Mkhitaryan, per esempio, qualche volta in più con un esterno diverso a sinistra, però alla fine sono cose che non penso che se oggi metti Zielinski al posto di Mkhitaryan sotto porta Lautaro fa 2 gol invece che mangiarseli e il tiro di Dumfries invece che andare sul palo va dentro. Cioè, sono cose un po' separate. Io quello che noto e che mi preoccupa è che l'Inter ha per esempio, delle uscite palla talvolta stupende, con i tempi perfetti, con le giocate meravigliose, anche nello stretto, poi arriva sotto porta e sembra che diventino, che si rincoglioniscono i giocatori. Cioè arrivano sotto porta e sbagliano le scelte, sbagliano le esecuzioni, sbagliano i tiri. Sembrano 2 squadre diverse. Giro palla in uscita, 3-4 passaggi di fila di prima, boom, ti ritrovi con la mezzala, fronte porta, con 2 compagni di fianco e le punte, che l'avversario in 2 secondi ha visto la palla da Sommer a un 5 contro 3, poi arrivano sulle 3/4 offensive e diventa giocatore di Serie D. E io questo non riesco a capirlo. È inconcepibile. Ma chiunque, Lautaro, Taremi, tutti, chiunque. Anche qui, com'è possibile questa cosa? E non sono ragazzini di 18 anni, è gente che gioca a calcio da 15 anni. Anche perché non ho capito in chat, basta difendere Lautaro, ho detto proprio, ho detto proprio questo, cioè che ma quale alibi, scusa ragazzi, cioè io sto commentando la partita in cui dico che purtroppo abbiamo meritato di perdere perché se non converti le azioni c'è poco da dire, se per voi commentare una sconfitta significa voler buttare tutto in merda, fate come volete, però io posso anche non essere d'accordo con voi. E così come, vabbè, io sapete come la penso anche sul discorso scudetto, l'ho detto più volte, ma vi vedo abbastanza suscettibili, quindi non lo ripeto. Volevo aggiungere che Lautaro era arrabbiatissimo nel finale di partita, ha lanciato 2-3 urlacci, niente male. Luis, grazie, sto puntini puntini, l'unica squadra di M puntini puntini che è la più forte da 5 anni che regala partite e scudetti, scrive Luis. Ecco, io ho una mia idea
che porto avanti da un po', continuando a ribadire su questa partita, per me le responsabilità di Inzaghi sono limitate. Sul lungo termine, ecco, per me comunque la squadra rispecchia molto anche il suo allenatore, che magari in alcune situazioni non è così cattivo agonisticamente, forse potremmo dire, e allora qualcosina perdi, ma per me Inzaghi rimane il valore aggiunto dell'Inter. Prima di arrivare a criticare l'allenatore farei tantissimi altri discorsi prima di parlare di lui, ecco. Va bene, chiudiamo qua questa clip perché capisco la rabbia assolutamente in questo momento. Oggi era una grandissima occasione e, e l'abbiamo buttata via molto male. Simo, non so se vogliamo parlare velocemente dei singoli. Salverei Dumfries, che è quello che ha creato più pericoli. E a me non è dispiaciuto Barella, che è quello che ha lottato fino all'ultimo, e poco altro forse, ecco. Pavard. Pavard ha Basta. fatto bene, anche Çalhanoğlu per me è stato in crescita a livello difensivo in molte situazioni, poi è chiaro, ripeto, se finisce 0-0 è molto più facile vedere anche qualche lato positivo, finendo 1-0 ti sembra di dover buttare via tutto, però l'errore di voler buttare anche il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire, è un classico, ma poi dall'altra, visto che poi spesso si fa questo paragone con Conte, dall'altra parte Conte arriva da 3 pareggi consecutivi contro una Roma disastrata e l'Udinese in casa, per esempio. Se è tutto problema di carattere di Inzaghi così, a me sembra di leggere un po' le stesse cose. Non lo so, per me oggi si fa fatica a valutare i singoli, qualcuno di Sì. positivo c'è, però era una partita che non dovevi perdere. Il pareggio, anche se meritando di vincere, forse l'avrei accettato perché poi le statistiche dicono che a Torino con la Juve non vinci praticamente mai. Può giocare la Juve dei Galacticos o la Juve dei bidoni e l'Inter dei Galacticos dei bidoni, a Torino non vinci praticamente mai. Quindi un pareggio, anche sprecando tante occasioni, a forza, mandando giù un boccone amaro, ma l'avrei mandato giù. Perdere no. Perdere così no. Mi spiace, ma è una roba... Nella giornata in cui pareggiano Juve e Napoli-Atalanta non va bene. Io ero molto più arrabbiato, ammetto che a caldo ero molto più arrabbiato dopo Firenze. Oggi, nonostante la Juve, nonostante tutto, la vedo un po' diversamente, sinceramente. Chiudo qui la clip e poi leggiamo la chat di arbitri. Ragazzi, per me oggi non è una partita in cui bisogna parlare di arbitri. Ci sono delle sbavature abbastanza evidenti, ma ne riparleremo a parte. Per me questa rimane una partita che mi dà fastidio, ecco, perché comunque c'è la Juve, perché hai perso, ma è perché comunque, come detto, hai fatto 4 punti in 4 partite, quindi non può andare bene, però è stata, come eventi dentro la gara, è stata abbastanza episodica, per quanto poi la Juve alla fine si può dire che la sua vittoria se l'è fatta e sono stati bravi loro ad essere più cattivi di noi, però ecco, non è una sconfitta che mi fa arrabbiare come quella di Firenze, sinceramente. Clicca sul tasto iscriviti, così non vi perdete i nostri contenuti e proseguiamo a parte anche nel club di Passione Inter con la nostra chiacchierata post partita e tutti i contenuti della settimana.